Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Grazie mille ancora una volta di essere qua, GR Soreir. Di cosa parliamo oggi di bello? Cosa condividiamo insieme agli utenti? Ci facciamo una chiacchierata generale su Puki. Io che sono ancora un novizio, diciamo, sono agli inizi, vorrei avere il parere di uno come te che gioca da più tempo, ha più ball, ha più esperienza, magari confrontandoci potrebbero venire nuovi spunti, io posso dare la mia, tu sicuramente puoi dare la tua e vediamo cosa viene fuori. Sì, dai, vediamo. Allora, io parlo della mia personale esperienza, sono dentro da un mesetto, circa un mese e mezzo, e mi sta piacendo alla grande il gioco perché mi sembra fatto veramente molto, ma molto bene sotto tutti i punti di vista, sinceramente. Nel senso che chi ha inventato il gioco l'ha pensato veramente bene dal mio punto di vista, stimola tanto per scommettere sempre di più, quindi ti stimola a comprare sempre più palle o sticker per avere più punti prestigio, e se hai più punti prestigio puoi fare più scommesse. Facendo più scommesse, siccome io sono andato molto spesso a premio, cioè almeno dal mio punto di vista son quasi sempre andato a premio, per me questo è spesso, non premi alti ma sempre diciamo 3, 4, dai 2 ai 4 Matic, che adesso valgono intanto 1,13 €, ricordiamo alla gente che è una criptomoneta e che è tanta roba. A me piace tantissimo, quindi questo gioco lo puoi anche utilizzare per farmare appunto questa criptomoneta. Spendendo 25 € ti prendi una palla comune e secondo me in 10 game week, quindi 10, 15 al massimo settimane, già rientri dall'investimento fatto. Diciamo 20 se c'hai proprio sfiga e non ne pigli proprio una, però secondo me in 20 giornate puoi tranquillamente rifarti l'investimento di 25 € che hai fatto, e ricordiamo che ti compri una palla e puoi giocare tutta la vita. Questa è la figata del gioco, cioè tutta la vita, cioè non è che fai una scommessa per 1 anno, per 2 anni, per 3 anni, per sempre, è questo il bello. Io appunto posso far vedere magari che siccome è il mio, faccio vedere il mio profilo. Io ho preso score corretto 1 su 10, under 2,50 e over 2,5 gol 56% delle volte, home draw away 56% delle volte. Quindi non so se è benissimo o malissimo, perché non posso compararmi con gli altri, ce ne saranno molto più bravi, però secondo me sono nella media, quindi è tanta roba. Io son sempre andato a premio da quando gioco a 'sto giochino. Logico, vi dico ancora, tra i 2 e i 4 Matic, però tanta roba. A te come sta andando? Come ti piace il gioco? Guarda, sono un po' invidioso a dir la verità, ho iniziato da poco, ma sono stato a premio la prima volta, ho vinto pochissimo, ti parlo di 16 centesimi, 0,16 Matic mi sembra, se non erro. Son 2 giornate che non vado a premio per niente e devo capire se magari sono il fatto che ho 2 Puki comuni, magari ho pochi punti e che mi ostacolano un po' questo fatto di non avere molti XP, o magari son solamente sfortunato o scarso e non capisco niente di calcio. Quindi Pensa. comunque i numeri sono più bassi rispetto ai tuoi, te hai 10% di risultati corretti, io solo 5. Over under ero uguale, io avevo 56, in home ero molto più basso, home, draw e away, però magari solo sfortuna, magari solo un momento passeggero, non lo so. Però comunque mi piace molto, è divertente sicuramente, anche molto pratico giocare, divertentissimo. C'è margine per andare a premio perché anche oltre a te ho visto comunque che c'è fattibilità, nel senso se uno capisce un po' Sì, di calcio, bene o ma male i risultati più o meno alla lunga qualcuno sicuramente li indovini. La prima giornata io ero andato a premio, anche se mi sono piazzato non benissimo, mi sembra 2 o 3 centesimo, avevo preso addirittura 2 risultati esatti, comunque non ho fatto benissimo. Quindi devo ancora capire bene quanto impatti, ecco, la percentuale, te sicuramente ce l'hai molto più alta di me ai bonus, quindi questo è logico perché io c'ho la rara, io utilizzo prevalentemente questa, dovrebbe essere sì, livello 34, è questa qua quella che utilizzo io, questa qua. E quindi logicamente sì. hai un buon livello, hai gli sticker. Io ancora son questi qua son cose che un attimo sto esplorando, come ti dicevo prima, parlavo appunto di voler acquistare anche una rara per risultare poi più competitivo, e anche perché visto che sto documentando, diciamo, il mio percorso sul mio canale, ho voluto provare questa sfida, no, in pubblico, così anche da motivarmi. Però no, sicuramente è molto divertente. Il fatto che sia praticissimo, ho fatto un video sul mio canale dove spiego i motivi per cui giocare, ha messo il migliore sicuramente la praticità. Rapidissimo, velocissimo, ti compri una palla,
sei diciamo a posto, giochi sempre, poi soprattutto i giochi in Serie A è anche abbastanza divertente, ti segui poi le partite il weekend, quindi è divertentissimo. Proprio oggi ho visto un tuo short che dicevi che proprio il tempo, cioè a me, tu hai detto 3 minuti, a me ci vogliono proprio 5 minuti per 2 campionati, cioè non Sì. uno, ma 5 minuti proprio a sentimento, vado a sentimento e via. Vai, 2-1, 3-1, 4-2, che ne so, a sentimento proprio. E funziona sempre, cioè vado sempre a premio. È una figata, è fighissimo. E la cosa da non dimenticarsi è che adesso i Matic valgono 1,13 euro, ma tra 5-6 anni chi lo sa. Quindi se te li tieni e se te li farmi praticamente, potrebbe essere, cioè oggi è 1 euro, però tra qualche anno potrebbero essere 5 o 10, che nel mondo cripto è successo tantissime volte, o anche di più addirittura. Ma anche se fossero solo 2 sicuramente non sarebbe male. Per farmare Matic è un modo questo grandioso. Poi prima accennavi anche il fatto che le palle sono infinite, bisogna poi vedere come le piattaforme, questo è abbastanza recente, bisogna vedere come dureranno, perché di piattaforme di questo tipo che ti danno un'infinità su alcuni punti di vista, poi comunque devono compensare in qualche modo. Quindi Logico. poi bisognerà vedere come si evolverà. Al momento comunque il costo basso, fattibilità di andare a premio, c'è potenziale, c'è divertimento, richiede poco tempo. È difficile dire no, è difficile a meno non provarci. Comunque mi sembra è stupendo. A me garba tantissimo. Logicamente, se hai un budget maggiore puoi pensare a fare profitti alti, nel senso, se hai 3-4 mila euro da investire, ti prendi la tua la tua palla leggendaria e c'hai un vantaggio enorme sugli altri. E quindi molto spesso andrei a premio. E a premi con partendo da 50 € in su, molto probabilmente. Se c'hai la palla per il campionato, cioè tu scommetti sul campionato italiano, c'hai la palla italiana leggendaria con una squadra italiana, sei a posto secondo me. Cioè, ce ne saranno 3 o 4 che ci avranno quelle palle là. E la concorrenza è molto piccola e i bonus della palla logicamente sono altissimi, quindi logicamente andrai molto spesso a premio e premi alti. Sì. Io sono ancora sulle rare, ricordiamo che c'è epica e poi c'è leggendaria, però c'è questa bellissima possibilità di fondere le palle insieme, che è una roba stratosferica. Cioè, o una volta che porti praticamente le palle al massimo livello, 2 della stessa rarità, le puoi fusionare insieme. Quindi praticamente avendo 2 palle dello stesso livello puoi fonderle insieme e andare a un livello successivo, che è tanta roba, cioè è un aiuto enorme. Magari se non hai le palle dello stesso campionato, della stessa squadra, devi pagare qualcosa, se invece le hai dello stesso campionato, della stessa squadra, non paghi niente, è totalmente gratuito. Nel pagare qualcosa intendo poco o niente rispetto al prezzo del livello successivo, proprio pochissimo, pochissimo, pochissimo. Mi sembra che per passare avevo visto 7 € per passare dalle comuni alle rare, cioè Pochissimo. pochissimo, Costa pochissimo. 100 100. € una rara, 110. Ma infatti ha un sacco di meccaniche intriganti all'interno del gioco da poi Quello è il bello, è fatto veramente bene. Non ti serve tempo da studiarci dietro, puoi investire solo 25 € o 26, quanto costeranno. più o meno È del prezzo. stupendo, è veramente tanta, tanta roba. A me piace tantissimo. E puoi farmare una criptovaluta, cioè può essere un investimento, nel senso voglio investire in Matic, come fare? Mi compro 25 € di palla, mi piace scommettere, in un anno magari ci avrò i miei 40, 50, 60 Matic e via. Magari c'ho anche la fortuna di andare a primo premio, che i premi sono abbastanza alti, come primi premi. Sei visto? Sì, sì, i premi son molto infatti sono distribuiti anche bene. I primi c'hanno tanti premi che poi vanno a calare drasticamente ed è giusto per premiare, i primi. Cioè io preferisco così, che chi arriva primo comunque ha un premio tale comunque da avere una non dico una svolta, però un input importante, mentre giustamente se arrivi basso, un premio quasi un contentino, però che un contentino di giornata in giornata alla lunga poi fa numero, indubbiamente. A proposito poi della fusione di palle, è un modo sembra una cavolata al di là della fusione per avere una palla a livello più alto, ma è una cosa che va poi a ridurre l'offerta di palle sulla piattaforma delle comuni. Alla fine son tutte meccaniche che poi sono state realizzate con lo scopo di rendere sostenibile la piattaforma, quindi c'hanno ragionato molto dietro comunque.
Secondo me è un progetto fatto tanti anni prima, pensato veramente perché cioè è talmente complesso se stai a pensarci, sticker, bonus palle, bonus prestigio, i fulmini per le scommesse, in base a quanti fulmini hai puoi scommettere, che è anche tanta roba. Cioè, a me i fulmini mi invogliano sempre di più a comprare più palle per avere più punti prestigio e per poter scommettere sempre di più. Come ti dicevo personalmente prima, io vorrei arrivare a poter fare magari 4, 5, 6 campionati, sarebbe bello, cioè ogni giornata poter puntare su 6 campionati diversi e quindi sei a posto. E c'hai più possibilità di andare a premio, cioè se vai premio 4 su 6 e magari ti prendi i tuoi 3-4 a ogni premio 3-4 Matic, sono già 4 su 6, 4 per 3, 12, dai 12 ai 16 Matic, che è tanta roba, parliamo di 13 fino a 18 euro settimanalmente. Cioè, veramente 10 minuti di investimento a livello di tempo. sì, appunto, è quello il bello. Non è che ci devi stare a pensare a formazioni tipo altri giochi, a strategie, a tante cose. No, a sentimento e via. No, poi Poi anche perché dipende da ognuno come vuole. Se uno è un perfezionista può star là a vedere tutto il passato delle partite, però io non l'ho mai fatto e ho avuto ottimi risultati. poi ci sono le applicazioni, siti appositi, ma anche proprio la gestione della palla di per sé non richiede nulla, a parte applicare gli sticker e Sì, refillare la bisogna stare pressione. solo attenti che non vada sotto il Sì, 79% sì, il questione di gonfiamento della palla praticamente, perché se no hai dei malus sì. sui risultati. Questione di pochi Tutto qua. secondi e basta, cioè non veramente questa cosa è importantissima poi, la semplicità di una piattaforma con questo potenziale la rende c'ha una peculiarità molto, molto intrigante. E scommettere per sempre comprando una palla mi sembra mi sembra stupendo, cioè stupendo, effettivamente, altra parola non posso trovare. Stupendo. Cioè compri una palla e tu per sempre puoi scommettere. Proprio Sì, come gioco e non come malattia, perché alla fine è un gioco. Come gioco puoi scommettere, cioè 25 € e tu scommetti a vita. Veramente eccellente questo come è vero. idea. Questa è la nostra riflessione sulle nostre prime esperienze, sulle nostre prime valutazioni su Puki, quindi possiam dire che il pensiero nel complesso è sicuramente positivo. Sono cose ancora da scoprire, però le sensazioni sono molto buone, penso che tu sia abbastanza d'accordo con me a questo punto. D'accordissimo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, commentate e alla prossima. Ciao raga, tante belle cose.